Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con i tarocchi della sensualità Wicca. Quest'oggi quindi ci occuperemo di un vostro ex e della sua vita passionale, della sua vita sensuale, di eventuali altre conoscenze barra conquiste che appunto questa persona potrebbe aver avuto dopo la vostra chiusura, quindi ovviamente dopo la chiusura della vostra storia. Quindi vogliamo cercare di capire come vive la sua vita appunto passionale questa persona dopo la vostra chiusura, come l'ha vissuta sino ad ora. Quindi nel passato ovviamente più lontano, nel ovviamente presente o passato più recente e ovviamente anche andremo a dare un'occhiata al futuro. Cerchiamo di capire se questa persona ha già trovato qualcuno che in qualche modo lo possa soddisfare o comunque pagare, oppure se vi desideri ancora, se vi pensi ancora. Quindi cerchiamo di capire se comunque questa persona ha ancora voglia, per esempio, di voi, di rivedervi, di risentirvi. Cerchiamo di capire se questa persona in futuro eventualmente appunto farà qualche tentativo, magari proprio per tornare da voi sulla scorta appunto magari di un grande, perché no, desiderio. Utilizzerò ovviamente, come avrete già capito, il metodo della croce semplice, ovviamente però quest'oggi non nel metodo classico, bensì nel metodo temporale che utilizza comunque 5 carte, ma ovviamente tenendo conto di una scansione temporale molto più precisa, quindi passato, presente, il futuro, per quanto riguarda un futuro più a breve termine, in ultima posizione la sentenza finale, quindi futuro anche a lungo termine, e in posizione centrale gli ostacoli, cioè obiettivamente che cosa effettivamente questa persona non ha ben gradito, soprattutto della sua vita appunto erotica, per quanto concerne appunto il post vostro rapporto. D'accordo? Dunque direi che per il principio di sincronicità possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo di carte, questi bellissimi tarocchi della sensualità Wicca, e dunque cerchiamo appunto di capire questa persona appunto come ha vissuto ovviamente il dopo, cioè dopo la vostra chiusura, da un punto di vista in particolar modo direi appunto erotico e sensuale. Cerchiamo di dare un'occhiata curiosa alla sua vita da questo punto di vista. Vediamo un po'. Quindi come vive emozioni, sensazioni, perché no, però anche ovviamente desideri, quindi se questa persona possa avere trovato qualcun altro e se possa in caso essere soddisfatto, pienamente felice. Vediamo un po', magari appunto se vi pensa, perché no. Perfetto, ora disponiamo appunto le carte secondo il metodo appunto della croce semplice. Perfetto, allora come sempre ovviamente allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo e dunque appunto come vedete qui abbiamo le 5 posizioni di cui vi parlavo poco fa, cioè in prima posizione abbiamo il passato, in seconda posizione abbiamo il presente, in terza posizione abbiamo il futuro più immediato, quarta posizione ovviamente la sentenza finale, quindi un
futuro più a lungo termine. E ovviamente in posizione centrale gli ostacoli che questa persona ha incontrato nella sua vita dopo ovviamente il vostro rapporto. Dunque direi che possiamo appunto iniziare dalla prima carta, ossia appunto il passato, quindi il momento successivo ovviamente alla vostra chiusura. E qui ovviamente abbiamo la carta della papessa. Allora ragazzi, questa persona comunque non ha mai smesso ovviamente di pensare a voi. Questa è una persona che vi ha sempre avuto in mente, sin da subito anche la vostra chiusura. Questa è una persona che non ha mai dimenticato tutto quello che voi avete ovviamente rappresentato per lui. Questa è una persona che chiaramente vede in voi il massimo della bellezza e della sensualità. La papessa ovviamente legata al segno del cancro, ma comunque anche al segno dei pesci, quindi comunque alla femminilità e alla sensualità dell'acqua. Quindi una persona che comunque vi vede e vi ha sempre visto come la donna, diciamo, esteticamente ideale, ma anche come una donna molto buona, una persona molto empatica, una persona che probabilmente ha dato tanto, molto più di quello che ha ricevuto proprio da lui stesso. È una persona che non ha mai smesso di pensarvi, sin dalla chiusura. Quindi non è una persona che ha mai avuto un'immagine negativa di voi, a prescindere da quello che possa essere accaduto. È una persona che vi ha sempre visto forse come troppo buone rispetto al suo comportamento. Cioè vi ha visto delle persone molto pazienti e che ovviamente hanno dovuto sopportare tanto, quindi molto probabilmente anche dei suoi comportamenti fortemente negativi. È chiaro che, ragazzi, la papessa rappresenta la donna ideale, ovviamente non solo per lui, ma anche per altre persone. Quindi lui immagina, anzi dà praticamente per scontato, che voi già abbiate qualcuno al vostro fianco o comunque che non vi manchino ovviamente i corteggiatori. Attorno alla vostra figura, come tipico della papessa, ruota un alone di mistero, cioè questa persona non sa abbastanza di voi o comunque non sapeva abbastanza di voi al punto da sentirsi sicuro nel ritornare. Perché vi dico questo? Perché già nel lontano passato, comunque scorsi mesi, questa persona avrebbe già in qualche modo tentato un riavvicinamento, voglio essere totalmente sincera, però diciamo che il non essere certo, il non sapere con appunto certezza granitica, con sicurezza granitica che voi siate o meno ancora libere, singolo, comunque tra virgolette disponibili, ecco, questa incertezza lo ha bloccato perché questa persona sarebbe tornata da voi già nel passato, però è una persona che molto spesso si lascia frenare da ciò che non sa, da ciò che non conosce, cioè almeno nei vostri confronti è una persona che si è lasciata frenare da dei dubbi, da delle paure in riferimento proprio al vostro essere o meno ancora disposti o disponibili, se non altro al dialogo. La papessa non è l'imperatrice, quindi non parla necessariamente di rapporti fisici, cioè questa persona non sarebbe tornata unicamente per avere rapporti, ma parla sicuramente di una persona che sarebbe tornata da voi per riavere un dialogo, se non altro. Perché la papessa parla di comprensione d'anime, certo parla anche di attrazione, quindi questa persona comunque è attratta da voi, però vi ripeto è un'attrazione che nei vostri confronti passa in secondo piano perché dal suo punto di vista voi avete delle doti interiori nettamente superiori rispetto addirittura alla vostra bellezza, cioè vi vede interiormente come delle donne praticamente perfette, buone, empatiche, comprensive, molto intelligenti,
soggetti con un'intelligenza emotiva straordinaria, per cui obiettivamente questa persona prova una sorta di imbarazzo, perché generalmente la papessa è una carta che rimanda a chi ovviamente la osserva una certa riverenza, cioè comunque una persona che si sente più piccola, diciamo, rispetto a voi. Quindi è una persona che obiettivamente nei vostri confronti, diciamo, ha comunque dell'imbarazzo, ha comunque del timore, proprio perché vi vede, diciamo, proprio come superiori anche proprio sulla scala valoriale rispetto a lui stesso. Quindi una persona che comunque vi ammira, vi ha sempre ammirato e vi ha sempre stimato molto. E vi ripeto, una persona che vi ha sempre visto come, diciamo, una sorta di punto di riferimento, cioè voi comunque anche semplicemente come ricordo contate, avete sempre ovviamente avuto un ruolo molto importante per questa persona, quindi non vi ha mai dimenticato, perché la papessa rimanda alla segretezza, quindi questa persona potrebbe avervi spiato. Ora, dove? Sui social, piuttosto che in caso siate colleghi, sicuramente in qualche modo vi ha tenuto d'occhio, ha seguito, diciamo, i vostri spostamenti, quindi comunque una persona che, diciamo, si è sempre interessata a voi, ha sempre cercato notizie, informazioni, magari anche tramite terzi, in riferimento alla vostra vita, ricavandoci ben poco, vi ricordo quello che vi ho detto poco fa, però obiettivamente è una persona che ha sempre cercato vostre notizie, quindi potrebbe anche avervi, diciamo, spiato e desiderato in solitaria. Ci siamo capiti. Quindi ha grande immaginazione questa persona che ha in qualche modo concretizzato, diciamo, ecco, pensando a voi, d'accordo? Ora, vediamo in seconda posizione, appunto nel presente, invece questa persona come ovviamente sta vivendo la sua vita. E qui abbiamo un'altra carta che parla di segretezza, ossia la luna. Quindi ancora un arcano ovviamente maggiore, ed è un arcano molto similare, se vogliamo, per certi versi, all'arcano della papessa, perché l'arcano della luna parla di, diciamo, chi in qualche modo ha, diciamo, un pensiero fisso, ma nascosto, la luna, ben nascosto, ovviamente nei confronti di un'altra persona. Quindi questa persona, vi confermo, ora con la luna c'è la conferma piena, quindi questa persona vi ha comunque spiato, vi sta spiando, perché questa è la posizione del presente, quindi è una persona che vi ha sempre tenuto d'occhio e non vuole mollare la presa, proprio assolutamente. È una persona che obiettivamente però rimane in silenzio, quindi non è una persona che sta agendo o che sta anche solo pensando di agire, questo no, perché la luna non parla di progettualità o pianificazione pratica, concreta, cioè non sta pensando questa persona di chiamarvi, su questo devo essere sincera. La luna parla di chi vi pensa tanto e ovviamente in qualche modo vi continua a spiare. Questa persona cerca e trova però a questo punto informazioni ovviamente sul vostro conto. La luna parla di attrazione, la luna parla di autoerotismo, quindi vi confermo quello che vi ho detto poco fa. La luna parla però di oscurità e di chi si nasconde da qualcun altro. Cosa voglio dire? Che questa persona ha sicuramente una frequentazione in atto. La luna parla di possibile tradimento, in questo caso non fisico, cioè diciamo che però questa persona, se sta ovviamente con un'altra donna ma immagina di avere rapporti con voi, ragazzi, questo è un tradimento bello e buono, cioè comunque obiettivamente questa persona è questo quello che sta facendo, quindi non si sta comportando bene con l'altra persona, però la luna fa ovviamente presagire ad un'altra persona al suo fianco. Qui c'è qualcuno, ragazzi, non deve essere per forza una moglie, cioè questa persona non si deve per forza essere sposata con figli a carico, cioè può anche semplicemente avere una frequentazione, d'accordo, una fidanzata, ma che purtroppo tradisce ovviamente, anche se non fattualmente, ma comunque con l'immaginazione, la fantasia e il desiderio con voi, ragazzi, cioè quindi questa persona
Mm, continua ad avere ovviamente voi nella testa, d'accordo? Quindi obiettivamente questa è una persona che vi desidera ancora tanto, vi spia tanto, ma lo fa di nascosto rispetto ad una figura altra che ovviamente lui ha ad oggi al suo fianco. Quindi qui qualcuno ovviamente c'è. D'accordo, al suo fianco? Vi ripeto, non deve essere per forza sposata questa persona, però sicuramente un'altra donna al suo fianco qui c'è. Ovviamente una donna alla quale lui tiene ben ovviamente nascosta la vostra identità o comunque il ricordo di voi, cioè questa persona non va da questa persona a raccontare di voi. D'accordo? Cioè parla molto poco del suo passato, perché la luna parla di segreti in riferimento al passato, quindi è una persona che diciamo non si apre, penso giustamente, al passato, evidentemente per non in qualche modo destare sospetto nella compagna ufficiale o comunque nella donna che ha al suo fianco, però questa persona è molto legata al passato. Tra l'altro questo suo legame, diciamo, col passato ce l'ha proprio da un punto di vista caratteriale, cioè cosa voglio dire con questo? Che la luna si riferisce appunto a tutti coloro che rimangono, diciamo, morbosamente, diciamo quasi attaccati appunto al passato e non riescono a tagliare il cordone ombelicale con il passato, quindi persone che tendono ad avere molti rimpianti in riferimento a situazioni che non hanno vissuto, non sono stati in grado di portare avanti. Quindi questa è una persona che vive male, vive di rimpianti, vive di segretezza, vive di desideri ovviamente non concretizzati con voi, perché comunque è tutto nel mentale. Quindi questa non è una persona felice, ragazzi, cioè parliamoci chiaro, questa non è una persona che sicuramente dopo aver lasciato voi sta godendo di grande salute, d'accordo? Non è un tre di coppe, non è la carta del mondo del giudizio, questa è una persona che in qualche modo sta, diciamo, attraversando un momento buio della sua vita, dove ha un pensiero nei confronti di una persona che però non può raggiungere per svariate motivazioni, cioè perché dubita che voi siate ancora disponibili, perché dubita del fatto che voi siate single e perché c'è quest'altra persona che lo controlla, d'accordo? Però chiaramente questa è una persona che continua a pensare qualcuno che non ha. Quindi una situazione per nulla positiva, Cioè questa è una persona che desidera molto, che pensa spesso a una persona che non ha al suo fianco e che pensa molto probabilmente non avrà mai più, perché comunque la luna, ecco, non prevede un atteggiamento molto ottimistico nei confronti del futuro, devo essere sincera, motivo per cui lui non ha una grande progettualità nei vostri confronti, d'accordo? Cioè non pensa di scrivervi domani questa persona, almeno nel momento presente no, ragazzi, però questa è una persona che vi pensa, vi ripeto, vi spia, comunque ha modo, di conoscere e sapere di voi. Dunque, vediamo in terza posizione però appunto l'immediato futuro, cioè che cosa obiettivamente accadrà tra voi e questa persona, ovviamente in un futuro chiaramente a breve termine. Allora, e qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora ragazzi, il 4 di bastoni è una carta che ovviamente parla di un, diciamo, desiderio che in qualche modo potrebbe essere concretizzabile, diciamo così, attraverso un piccolo gesto. È un 4 di bastoni, quindi comunque un piccolo tentativo pratico rispetto alla luna statica del presente c'è. Cosa voglio dire? Che questa persona potrebbe mettere in atto un piccolo, perché è un 4 di bastoni, quindi un piccolo gesto nei vostri confronti che ovviamente vi farà capire che questa persona è ancora presente, diciamo, nella vostra vita, seppur lontana. Ora, gli esempi possono essere tanti. Vi ripeto, nel caso in cui, per esempio, siate colleghi di lavoro, potrebbe questa persona, diciamo, guardarvi in maniera diversa o un po' più del solito, per cui farvi capire che obiettivamente ha ancora molta attenzione / attrazione nei vostri confronti. In caso non siate, per esempio, colleghi, questa persona potrebbe lasciare il proprio nome ben visibile
tra l'elenco delle numerose persone che possono appunto guardare per esempio i vostri post o le storie in qualche modo che pubblicate sui social. Ad esempio, potrebbe mettervi il famoso like, potrebbe richiedervi l'amicizia sui social, potrebbe in qualche modo, vi ripeto, salutarvi in maniera diversa, potrebbe far arrivare delle voci da parte di terze persone sul fatto che lui possa essere magari infelice da un punto di vista sentimentale, che possa in qualche modo ancora pensarvi, cioè potrebbe usare dei tramiti, d'accordo? Quindi le modalità possono essere tante, fatto sta che sicuramente, diciamo, entro i prossimi mesetti, le prossime settimane, sicuramente, diciamo, questa persona darà un segno, diciamo, ancora della sua presenza nella vostra vita. Vi ripeto, è un 4 di bastoni, quindi è un piccolo gesto che però a voi farà particolarmente piacere, perché il 4 di bastoni parla sicuramente di comunque gioia, comunque di soddisfazione e felicità. È chiaro però, ragazzi, che il 4 di bastoni è una carta che parla di chi ovviamente potrebbe, diciamo, ecco, compiere questo gesto da impegnato, cioè questa persona ovviamente potrebbe in qualche modo continuare, procedere nel rapporto con la persona che ha attualmente al suo fianco, d'accordo? Quindi nel momento in cui questa persona andrà a fare questo piccolo gesto, attenzione, perché questa è una persona che potrebbe non essere ovviamente libera, anzi quasi certamente, perché il 4 di bastoni rimanda ad un impegno serio. D'accordo? Quindi un impegno stabile. Quindi sicuramente questa è una persona che non ama stare da sola, cioè questa è una persona che ovviamente non ama la solitudine ed è una persona, diciamo, anche un po' poco autosufficiente, se così vogliamo dire, da un punto di vista ovviamente sentimentale. È una persona che ha sempre bisogno di avere qualcuno al suo fianco, se no perde stabilità questa persona, e quindi questa stabilità potrebbe trovarla in quest'altra persona. Però vi ripeto, comunque un piccolo gesto nei vostri confronti ovviamente ci sarà, un gesto che chiaramente vi farà capire che questa persona comunque è ancora, diciamo, parte o vuole essere ancora parte ovviamente della vostra vita, quindi una persona che non vi ha dimenticato. Però vi ripeto, innanzitutto non stiamo parlando di ovviamente tempistiche veloci, quindi non domani, d'accordo? Perché è un 4 di bastoni che ovviamente ci parla di qualche settimana, anche qualche mesetto, però obiettivamente è comunque una carta che parla di un piccolo gesto che comunque a voi farà piacere, perché parla di allegria, parla di soddisfazioni e anche, diciamo, comunque semplicemente di un sentirsi più sereni in riferimento magari, ecco, ad una storia che potrebbe aver avuto un cattivo epilogo, d'accordo? Che potrebbe essere finita male, però obiettivamente è un piccolo gesto, d'accordo? 4 di bastoni, quindi grosso modo 4 settimane, 3-4 mesi proprio al massimo, però generalmente il 4 di bastoni ha tempistiche molto più brevi. D'accordo? Quindi comunque, diciamo, entro il prossimo mesetto, grosso modo. Ovviamente tenete conto anche come tempo massimo 3-4 mesi, d'accordo? Ora vediamo in posizione centrale invece a questo punto, prima di scoprire l'ultima carta, appunto quali possono essere stati invece obiettivamente gli ostacoli e le difficoltà ovviamente a cui è andata incontro invece questa persona. E qui abbiamo ovviamente il 2 di spade. Allora ragazzi, il 2 di spade, vedete, è una sorta di, se così vogliamo ovviamente, repulsione, comunque diciamo amore e odio nei vostri confronti, o comunque diciamo nei confronti di un rapporto a cui lui teneva molto. Allora, il 2 di spade parla appunto di due personalità molto forti ma molto diverse, la vostra e la sua, per cui obiettivamente qui si va ad aggiungere un motivo in più al fatto che appunto questa persona, diciamo, abbia rinunciato, almeno per il momento, perché poi abbiamo visto che lo farà,
ecco, a in qualche modo tornare da voi. Quindi non soltanto la paura che voi siate impegnate e la presenza di un'altra persona nella sua vita, ma anche l'enorme differenza caratteriale o di temperamento che lui ha ritrovato in voi, ripensando alla vostra storia. Cosa che da una parte, diciamo, lo eccitava particolarmente, quindi questa persona ha visto molto spesso riaccendere la passione nei vostri confronti, proprio magari anche ripensando alle vostre scaramucce, però poi da un lato questa persona si è fermata lucidamente, razionalmente a ripensare proprio magari a ciò che vi ha diviso e separato, e quindi questa persona è arrivata alla conclusione che siete, diciamo, più incompatibili che compatibili, d'accordo? Cioè questa persona, diciamo, ha sempre ammirato molto la vostra forza caratteriale, la forza della papessa, ve l'ho detto sin dall'inizio, cioè questa persona vi ammira veramente tanto, però ovviamente vi vede molto diverse rispetto a lui, di conseguenza questo lo ha bloccato, è un terzo motivo in più per cui questa persona, diciamo, si è fermata. Quindi amore e odio, attrazione e repulsione. C'è una persona che se da una parte vi desidera da morire e forse proprio questa vostra forza lo eccita particolarmente, ecco che invece questa persona obiettivamente in qualche modo ad oggi, diciamo, si è sentita spaventata, intimorita, ecco, diciamo così, proprio da queste diversità, d'accordo? Da questa grande differenza che lui vede proprio caratteriale o anche progettuale, d'accordo? Cioè ci sono dei punti cardine che per lui sono cardine, sono importanti, sui quali vi vede molto distanti, d'accordo? Quindi questa situazione ovviamente lo ha un po' frenato, ha contribuito a frenarlo, d'accordo? Ovviamente però questa persona, vi ripeto, non ha mai trovato una persona alla vostra altezza, perché di nuovo, ovviamente negli ostacoli in riferimento alla sua vita, siete di nuovo comparse voi, cioè la storia del passato. Quindi questa persona non riesce ad andare avanti, ovviamente, quindi non riesce a cancellare il passato, ma ve l'ho detto con la carta della luna, questa è una persona che rimane troppo legata al passato, difficilmente taglia il cordone ombelicale questa persona col passato, quindi tanto meno con voi, e quindi questa persona continua a ripensare a voi e la vostra immagine, diciamo, ha sempre fatto da guida per quanto concerne la conoscenza di altre persone. Cosa voglio dire con questo? Che ha sempre cercato persone simili a voi, cioè le paragona a voi, perché il 2 di spade parla proprio dell'andare a creare rivalità tra due eventuali, diciamo, contendenti al suo cuore, quindi voi e un'altra o altre persone, cioè lui paragona sempre loro a voi, tutte le persone che può aver conosciuto e incontrato dopo la vostra rottura, con però ovviamente la vostra completa vittoria, cioè non riesce mai a trovare una sostituta reale a voi questa persona, quindi vi rimpiange, ragazze mie, ma tanto anche, non poco. Quindi questa è una persona che continua ad avere rimpianti nei vostri confronti, d'accordo? Quindi questa persona anche a livello erotico vive male, vive poco, proprio perché vi dicevo che comunque diciamo che il massimo della fantasia e dell'immaginazione, quindi del godimento, lo mette nei momenti di autoerotismo, quando pensa a voi. Quindi questa persona non ha una vita, diciamo, passionale molto ampia e corposa, perché il 2 di spade parla comunque di chi in qualche modo si è ritirato, diciamo, a vita un po' più rigorosa, ecco, un po' più, non direi ascetica, però ecco, una persona che comunque evidentemente anche da quel punto di vista e da quel punto di vista non è riuscito a trovare la persona giusta, quindi non ha trovato mai il feeling erotico giusto con la persona giusta, quindi evidentemente è una persona un po' in difficoltà, d'accordo? Quindi dopo avervi perso, questa non è una persona che ovviamente ha goduto di ampia salute né da un punto di vista di equilibrio, diciamo, sentimentale, ma tantomeno da un punto di vista strettamente erotico e passionale, d'accordo? Vediamo ora, ragazzi, ovviamente come appunto ultima carta, come sentenza finale, che cosa
appunto farà questa persona per quanto appunto riguarda un futuro più distante, quindi ovviamente per quanto concerne chiaramente i prossimi mesi, quindi oltre diciamo queste famose 4-5 settimane date appunto dal 4 di bastoni. Cioè cerchiamo di capire se questa persona possa o meno magari fare qualche tentativo in più. Allora, qui abbiamo la carta della ruota della fortuna. Allora ragazzi, la ruota della fortuna, vedete, parla comunque di una, diciamo, evoluzione, di nuovo un arcano maggiore, quindi un'evoluzione molto importante ovviamente nella vostra storia o comunque per quanto riguarda il vostro percorso karmico, proprio perché la ruota di fortuna parla dell'aiuto da parte della fortuna, della sorte, del karma, del destino. Quindi non soltanto lui farà questo piccolo gesto, diciamo, verso di voi, ma anche la sorte vi darà una mano. Cioè voi potreste casualmente, però veramente casualmente, incontrarvi, oppure per esempio avere qualcuno, qualche amico comune appunto di cui voi non avevate assolutamente conoscenza o certezza. Comunque qualcosa, diciamo, potrebbe far leva affinché voi vi rivediate e riparliate. Perché? Perché la carta ovviamente della ruota di fortuna parla di un'evoluzione importante, ovviamente ragazzi di un'evoluzione che porterà sicuramente in questo caso ad un riparlare, se non altro ad un rivedersi. È una ruota di fortuna, quindi non parla di un ritorno di coppia, non è un asso di coppe, non è un 2 di coppe, non è un 10 di coppe, non è la carta degli amanti, quindi attenzione, perché vi ribadisco, questa persona potrebbe avere ancora, nel momento ovviamente in cui vi rivedrete, un'altra persona al suo fianco, d'accordo? O comunque frequentare qualcuno, però qui c'è la possibilità proprio di rivedersi e ovviamente riparlare, d'accordo? Quindi una situazione, diciamo, obiettivamente molto importante, una situazione molto bella, una situazione che, diciamo, in qualche modo farà sorridere il cuore di entrambi, perché, vi ripeto, anche tutte quelle negatività, quei brutti ricordi legati proprio al vostro rapporto e alla chiusura, ovviamente, del vostro rapporto verranno spazzati via, quindi verranno cancellati. Ed ecco che obiettivamente la ruota di fortuna parla comunque, diciamo, di un ritrovarsi, di un riagganciarsi, se così vogliamo, rispetto al passato, d'accordo? Quindi un momento, la ovviamente ruota di fortuna, che lui e anche voi coglierete al volo per potervi riparlare e rivedere, d'accordo? Ecco, nel momento in cui voi andrete a, diciamo, cogliere questo momento di sorpresa ovviamente positivo, potreste avere dei dubbi ovviamente sul fatto che non sia stata una reale casualità. In realtà la ruota di fortuna dà ragione alla casualità, cioè sarà proprio il destino che in qualche modo vi permetterà di ovviamente rivedervi e in qualche modo riavere comunque un contatto, se non altro visivo o comunque comunicativo. È chiaro ragazzi che però, vi ripeto, cercate di rimanere con i piedi per terra, perché comunque è una ruota di fortuna, quindi non parla di un rapporto che riprende. La ruota di fortuna però parla anche di attrazione fisica, quindi sicuramente questa persona ovviamente continuerà a fantasticare su di voi e ovviamente vi troverà particolarmente belle e ovviamente appetibili, ma anche lui piacerà a voi, perché la ruota di fortuna parla proprio di un rinnovare, diciamo, anche quel feeling, se vogliamo, visivo che in qualche modo ha da sempre caratterizzato ovviamente il vostro rapporto e la vostra storia. Quindi diciamo che è comunque un momento molto positivo che ovviamente andrete a cogliere al volo.
Ragazzi, l'unico neo inerente alla ruota di fortuna sono le tempistiche. Che cosa voglio dire con questo? Allora, essendo una carta che parla appunto dell'aiuto da parte del destino, la ruota di fortuna non ha delle tempistiche ovviamente ben precise. Quindi non è come per esempio la carta del bagatto che parla di un momento diciamo fortunato che si avrà entro al massimo un paio di settimane, 2, 3, 4 settimane, come per esempio nel caso del 4 di bastoni. La ruota di fortuna parla della fortuna, cioè nel momento in cui voi meno vi aspettereste di poter rivedere questa persona, ecco che questa persona fa capolino nella vostra vita. Quindi la ruota di fortuna non ha tempistiche ben precise, non si possono preventivare proprio perché si parla del karma, cioè voi da oggi in avanti avrete sempre la possibilità ogni giorno di rivedere o risentire questa persona grazie, vi ripeto, all'apporto importante del karma e del destino. Ovviamente quindi le tempistiche possono avere un minimo di qualche giorno, sino un massimo addirittura di un anno di tempo. Quindi è chiaro che qui lo sblocco, comunque in qualche modo un rivedersi, un riparlarsi, anche un chiarire, c'è la possibilità, ci sarà, però vi ripeto, ogni giorno è assolutamente il giorno possibile, cioè tutto questo, quindi rivedersi, il riassaggiare il proprio feeling, il riappacificarsi, il far sorridere anche il vostro stesso cuore, ecco, tutto questo può accadere oggi, domani, tra 2 mesi, tra 4 mesi, entro un massimo di un anno di tempo, perché la ruota rappresenta appunto il ciclo, in questo caso l'intero ciclo annuale che può compiersi, d'accordo? Quindi comunque vi ripeto, questo è evidentemente l'unico neo appunto della ruota di fortuna, ma perché, vi ripeto, non ha tempistiche preventivabili, d'accordo? Quando il destino, il karma lo riterrà più opportuno, ovviamente in positivo chiaramente, ecco che questa persona tornerà ovviamente nella vostra vita. Quindi comunque è una carta molto bella, è una carta molto positiva che ovviamente però, vi ripeto, ha delle tempistiche non preventivabili. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona farà di nuovo capolino nella vostra vita, avrete modo di rivedere questa persona, di risentire questa persona e in qualche modo diciamo di ritrovarvi, non come coppia, mi raccomando, la ruota di fortuna parla di comunque un parlare, parla comunque di un essere, ecco, piacevolmente diciamo coinvolti in un ritrovarsi. Può parlare di rapporti? Può parlare di approccio fisico? Sì, la ruota di fortuna assolutamente sì, è una carta che può parlare anche diciamo di un approccio fisico, quindi potrebbe riaccadere qualcosa diciamo tra di voi, però non parla per il momento ovviamente di un ritrovarsi da un punto di vista sentimentale. Qui evidentemente c'è ancora qualcosa da rivedere in riferimento ovviamente al passato. Soprattutto questo 2 di spade, attenzione, cioè queste differenze che questa persona sente particolarmente impegnative ovviamente fra di voi. Però sì, qui c'è proprio la possibilità di rivedersi e evidentemente anche di avere un approccio fisico, questo sicuramente. Che tipologia di approccio? La ruota di fortuna parla di un approccio diciamo volto al pieno soddisfacimento dell'altra persona, cioè non è un approccio egoistico, quindi sia voi che lui cercherete di dare, lui a voi a lui, il massimo diciamo del piacere possibile in maniera totalmente diciamo ecco rivolta all'altro, quindi in maniera molto generosa, d'accordo? Non ci sarà uno dei due che in qualche modo godrà o prenderà ovviamente più dell'altro da questo ritrovarsi anche da un punto di vista ovviamente fisico, d'accordo? Dunque, questa è una stesa molto particolare perché difficilmente mi capita, diciamo, di vedere situazioni di questo genere proprio aiutate dalla sorte, dal karma. Evidentemente il karma in questo caso vuole intervenire necessariamente perché ci sono evidentemente ancora, ragazzi, dei nodi da sciogliere in riferimento a questa storia. Cioè, quando interviene il karma, ovviamente perché c'è ancora qualcosa da dirsi o da darsi, c'è dell'irrisolto.
motivo per cui voi potreste appunto essere in questa stesa a chiedere di questa persona, Quindi evidentemente lui non ha ancora dimenticato voi, ma nemmeno voi. Quindi c'è ancora qualcosa, d'accordo? Quindi sicuramente non è finita qui, però chiaramente ragazzi la ruota di fortuna parla ovviamente di una situazione di sorpresa che può avvenire in qualsiasi giorno ovviamente possibile da oggi in avanti, entro appunto un anno come termine massimo, come termine diciamo ultimo del ciclo annuale che appunto si va a chiudere, d'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre questa stesa termina qui. Ovviamente come sempre voi sapete che poi io vado a rifare le stese, quindi comunque andremo ancora a tenere d'occhio la situazione. Ovviamente ragazze, mi raccomando, voi nel frattempo andate avanti con la vostra vita, mi raccomando, ricordate che ogni istante della nostra vita è tremendamente prezioso, di conseguenza andate avanti con la vostra vita, prima o poi, quando meno ve lo aspetterete, il karma vi farà questa sorpresa. Voi andate avanti, amate, divertitevi, godete della vita, studiate, lavorate, date ovviamente piena libertà e ovviamente soddisfacimento a quelli che sono i vostri desideri, i vostri progetti professionali, sentimentali, familiari. Date spazio alla vostra vita, ragazzi, ricordate di mettervi sempre ovviamente come priorità assoluta, ovviamente per quanto concerne la vostra vita. Qui sarà il karma ovviamente a farvi una grande e bella, direi, sorpresa. Dunque ovviamente come sempre mi raccomando ragazze, tenete duro, forza, mi raccomando, determinazione, mettetevi come priorità e come sempre ovviamente buona fortuna, buon percorso karmico e ovviamente a presto!